Uno dei problemi più comuni che hanno le aziende è quello di portare sul mercato dei prodotti che poi non incontrano il successo sperato. Se analizziamo bene tanti di questi prodotti, capiamo che in realtà non andavano a soddisfare un bisogno ben specifico. Dobbiamo quindi essere sicuri di aver compreso bene quel bisogno e quindi di portare sul mercato un prodotto che sia effettivamente necessario ai nostri potenziali clienti. Se il prodotto non serve, il prodotto non verrà comprato. Sembra una banalità raccontata così, ma succede tantissime volte. Ciao, mi chiamo Giacomo Melani e mi occupo di strategia, innovazione e digital. Se sei interessato a questi temi, allora sei sul canale giusto. Ecco che dobbiamo quindi capire se c'è un fit fra il nostro prodotto e il nostro mercato di riferimento. Per fare questo ci sono alcune metodologie e quindi dobbiamo cercare di capirlo prima. Ma perché dobbiamo capirlo prima? Per evitare di fare il più possibile errori e quindi di aver interpretato male un bisogno oppure di aver lanciato sul mercato un prodotto che non va effettivamente a soddisfare un bisogno dei nostri clienti. Quindi in una parola, il product market fit è quell'atto che serve per capire se il tuo prodotto è necessario al mercato oppure no. L'obiettivo di ogni azienda ovviamente è quella di identificare un mercato target, identificare un bisogno all'interno di quel mercato e andarlo a soddisfare con il nostro prodotto o servizio. Fin qui tutto chiaro. Naturalmente possono coesistere numerosi prodotti che soddisfano lo stesso bisogno, in particolare prodotti realizzati da altri concorrenti. E quindi è necessario non solo soddisfare un bisogno presente sul mercato, ma anche soddisfare un bisogno in modo differenziato rispetto alle proposte dei nostri concorrenti. Dobbiamo quindi imparare non solo a risolvere e a soddisfare un bisogno, ma a distinguerci dalla massa. Questo è un punto fondamentale, particolarmente oggi dove ci sono prodotti e servizi per qualsiasi tipo di bisogno. Chi riesce a non sbagliare, a portare costantemente un buon prodotto sul mercato, quindi un prodotto che ha successo commerciale sul mercato e quindi ovviamente vuol dire che questo prodotto incontra i bisogni del nostro pubblico, allora è un'azienda top. Facile a dirsi, direte voi, ma a farsi, ecco qua che arriva il tema del product market fit. Ma per capirlo bene, proviamo a capire quando non c'è un fit fra prodotto e mercato. Quindi proviamo a trovare innanzitutto le negazioni. Ci sono due situazioni in cui sicuramente non c'è fit fra prodotto e mercato. La prima situazione è quando ovviamente il nostro prodotto non soddisfa alcun bisogno e quindi il mercato non ha bisogno del nostro prodotto. Sembra una banalità, ma spesso è così. Il mercato è invaso da prodotti inutili. Il secondo punto è quando il nostro prodotto soddisfa un bisogno, ma lo stesso bisogno è già soddisfatto da tanti altri prodotti dei nostri concorrenti e quindi noi non siamo in grado di distinguerci dalla massa. Domanda: vi siete mai imbattuti in uno di questi casi? Quindi impariamo una prima lezione. Il tuo prodotto può essere fatto benissimo, può essere perfetto, ma non importa. L'unica cosa importante è che qualcuno abbia bisogno del tuo prodotto e che soprattutto sia disponibile ad acquistarlo. Ma come si fa alla fine a trovare questo famoso fit fra prodotto e mercato? Ecco, le start-up in particolare, ma oggi anche tantissime aziende che vogliono fare innovazione, che vogliono portare i prodotti sul mercato, hanno identificato un elemento che è fondamentale per capire se il nostro prodotto sta andando nella direzione giusta oppure no. È quello che si chiama l'MVP, il Minimum Viable Product. L'MVP quindi di fatto è un prodotto che va a risolvere uno specifico problema a un cliente. Risolvendo questo specifico problema capiamo se siamo nella direzione giusta dello sviluppo. È un qualcosa di pratico, un qualcosa di funzionante, anche se nella sua limitatezza, anche se è funzionante e risolve un solo problema specifico, anche se è veramente un prototipo molto rozzo, ma questo prototipo ci fa capire se siamo nella strada giusta e il cliente capisce usandolo se quella idea che ci è venuta in mente riesce veramente a soddisfare il suo bisogno, ovvero a risolvere il suo problema. Se riusciamo a fare questo, allora siamo sulla strada giusta per realizzare un buon prodotto. Quindi alla fine l'MVP è uno strumento di lavoro che nasce per fare test di mercato, per capire bene se quello che abbiamo capito dei nostri clienti è effettivamente così e l'abbiamo tradotto bene in un prodotto che risolve un problema. Ormai è uno strumento molto accreditato e le start-up lo usano costantemente e serve soprattutto per isolare anche delle singole variabili e capire se quella singola direzione che stiamo intraprendendo è la direzione giusta. Se non è la direzione giusta lo capiamo subito senza aver fatto investimenti milionari e questo ci permette di apprendere, di imparare. Alla fine lo scopo dell'MVP è di creare conoscenza. Questo tema del product market fit è un concetto che è stato attribuito a Mark Andreessen che tanti anni fa in un blog post iniziò a porsi questo problema.
Poi questo tema è stato portato avanti da Eric Ries e da Steve Blank, che ne hanno parlato diffusamente nei loro libri. Abbiamo detto quindi che il Product Market Fit ci indica la misura con cui un prodotto o un servizio è in grado di soddisfare uno specifico bisogno. Vi ricordate la curva di Rogers? All'inizio i primi a comprare il prodotto sono gli innovatori e poi gli early adopters. Sono loro che poi diffondono il successo del prodotto e fanno sì che tutto il resto del mercato acquisti il nostro prodotto. Quindi sono loro le persone che dobbiamo capire bene, non solo per quanto riguarda la realizzazione del prodotto, ma anche per capire quali sono gli elementi fondamentali per loro per far sì che il prodotto sia lanciato correttamente sul mercato. Una volta che abbiamo il nostro MVP, possiamo iniziare a testare questo fit fra prodotto e mercato. È arrivato quindi il momento di chiamare gli early adopters e iniziare a fargli provare il nostro MVP e quindi iniziare a fare dei test che ci permettono di capire quanto siamo vicini o lontani dall'aver realizzato un prodotto di successo. In pratica vogliamo dare a questi early adopters un'idea di dove vogliamo andare a parare, di che tipo di prodotto vogliamo realizzare, e loro ci potranno essere molto utili perché ci daranno tante risposte, tante informazioni che sono preziosissime per continuare lo sviluppo del prodotto. E quindi è necessario avere molte più informazioni, rispondendo anche a domande del tipo: ma veramente qualcuno vuole questo prodotto? Risolve un problema specifico oppure aggiunge del valore reale per i nostri clienti? Sarebbero disposti a pagare per avere questo prodotto? Saresti deluso se non potessi più utilizzare questo prodotto? Quali sono gli elementi fondamentali per cui tu sceglieresti questo prodotto invece di un prodotto della concorrenza? C'è qualcosa che rende speciale questo prodotto? Cos'è che ti piace? Cos'è che invece assolutamente non sopporti? Uno dei metodi più semplici ed efficaci per capire se c'è un fit fra prodotto e mercato è utilizzare il metodo cosiddetto Sean Ellis. Questo metodo si basa su un'unica domanda: se il prodotto X dovesse chiudere domani, quanto saresti deluso? E sono disponibili 3 risposte: estremamente deluso, abbastanza deluso, per niente deluso. Una volta ricevute le risposte del questionario le dobbiamo analizzare e se almeno il 40% delle persone ha risposto che rimarrebbero molto deluse se il prodotto sparisse dal mercato, ecco che allora abbiamo una buona indicazione che esiste un fit fra prodotto e mercato. Se invece non raggiungiamo questa soglia, allora dovete farvi qualche altra domanda, perché probabilmente non c'è fit tra prodotto e mercato e questo prodotto potrebbe essere un fallimento. Quando si usano questi metodi molto semplici, però, dobbiamo stare abbastanza attenti, perché è un indicatore medio e ci aiuta a illuminare la strada nel momento in cui siamo veramente in difficoltà, ma non è una risposta definitiva. Anzi, molto spesso le persone, come dice Steve Jobs, non sanno quello che vogliono. Quindi è molto importante osservare con i nostri occhi i comportamenti delle persone. Non c'è un unico metodo o un'unica risposta definitiva, sono un insieme di attività che dobbiamo mettere in pista per avere poi un'idea abbastanza precisa di quello che potrebbe essere il successo oppure l'insuccesso del nostro prodotto. Arrivati a questo punto mi direi da solo: ok, bravo Giacomo, mi hai raccontato tutto, devo fare tutte queste prove e raccogliere queste informazioni, ma se mi accorgo che il prodotto non funziona, che devo fare? Vi posso citare 3 cause importanti che sono anche tra le più comuni. La prima è che non si conosce abbastanza bene il cliente. Questo è uno scenario abbastanza frequente. Le aziende pensano di conoscere il cliente, pensano di essere entrati nella testa del cliente, ma in realtà hanno ragionato semplicemente con la loro testa e quindi quando arrivano a portare il prodotto sul mercato si accorgono che il prodotto non funziona e quindi danno la colpa a qualcun altro, ma in realtà è perché non si è studiato bene, non si è studiato a fondo l'esigenza del nostro cliente. Il nostro prodotto o servizio non è il migliore sul mercato. Ora, ovviamente questo non vuol dire che deve essere il migliore in assoluto su tutti gli aspetti, ma certamente presi una serie di aspetti, quindi una serie di variabili, su almeno una dobbiamo essere più bravi. Solo in questo modo riusciremo a farci comprare. Il terzo punto che va a mettere in crisi il fit tra prodotto e mercato è quando non è ben chiaro come portare il prodotto sul mercato. Perché portare il prodotto sul mercato vuol dire anche capire come venderlo. Ecco quindi che è fondamentale la catena di azioni che passano dalla nostra azienda, dal nostro brand e portano fino al mercato. E quindi abbiamo la parte della comunicazione, del marketing, la parte della conversion, quindi la parte delle vendite, e poi la parte della distribuzione, la scelta opportuna del canale distributivo. Quindi se salta anche un solo di questi anelli c'è un problema, perché salta una congiunzione fra prodotto e mercato. E ricordatevi che
è una catena e quindi l'anello più debole è quello che segna la debolezza della catena. Se il prodotto non va più bene, ci sono due possibili soluzioni. La prima soluzione è quella di andare a cercare un nuovo pubblico, semplicemente. L'altro caso, quello più drastico, è ovviamente il mio prodotto non è più in grado di soddisfare un mercato e quindi devo interromperne la produzione. Quindi in definitiva, per chiudere, abbiamo imparato una cosa, che quando lanciamo un prodotto sul mercato dobbiamo essere sicuri che quel prodotto abbia uno scopo, ovvero serva a risolvere un problema, serva a soddisfare un bisogno e non solo, che sia un prodotto per cui le persone siano disposte a pagare una cifra per averlo. Ed eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. Commentate pure, sarò ben lieto di rispondere ai vostri commenti e alle vostre domande. Se siete interessati ai temi di strategia, innovazione e digital, oltre a iscrivervi al canale, vi invito anche a iscrivervi alla mia newsletter GMPix che esce ogni lunedì mattina e che ovviamente parla di questi temi. Trovate il link in descrizione. Arrivati ancora a questo punto, vi ringrazio di nuovo, fate like per sostenere il video con l'algoritmo di YouTube e ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao!